Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, siamo pronti alle più grandi previsioni energetiche di tutti i tempi, il nostro lui, lei. Allora, andiamo a vedere in questa settimana dal 2 all'8 settembre 2024 come si comporteranno, come ci faranno emozionare i nostri beniamini. Ma io vi dico grazie, 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 grazie a oltranza per tutto l'amore, per tutto quello che mi date, per quello che state facendo per voi stesse e per voi stessi in modi straordinari. Che la vostra razio, dove sta? Eccola qua, che la vostra, l'ho bruciata un pochetto prima di iniziare il video, che la vostra razio ormai si, diciamo, prostra alla volontà dell'anima. Ecco. E grazie, grazie, grazie per tutto quello che mi state scrivendo, grazie veramente. Il mio primo libro, Il risveglio della coscienza, è in mano a tantissime di voi, lo state leggendo e per me è qualcosa di straordinario. E si è realizzato il sogno di essere olografica, di essere con voi in ogni momento, ma già lo facevamo col canale. E il mio scrigno, il mio primo tesoro, laddove metto è il compendio di tutta la mia, dell'inizio della mia conoscenza fino al 2019. Poi sapete, la conoscenza è qualcosa di vivo, si espande e quindi sulla base di quello che state leggendo si è elaborato tutto quello che facciamo poi sul canale. E per chiunque la desiderasse, la mia tesi, Il risveglio della coscienza, e mandatemi una mail all'indirizzo taromantic21@gmail.com, va bene? Sotto l'info box in descrizione c'è la presentazione del risveglio della coscienza, ok? Cliccate sul video del lui lei sotto l'info box e vi escono le descrizioni. Quindi, ragazze mie e ragazzi, grazie, grazie, grazie a oltranza. Vi dico, se non sto riuscendo a rispondere a tutte le mail perché sono una valanga, quindi sia per il libro, Risveglio della coscienza, per le consulenze poi non ne parliamo perché sto avendo il triplo del lavoro tra rispondere alle mail, fare i video, le consulenze sono veramente, lo dico per le ragazze nuove, poche quelle che faccio, perché è rivolto il mio obiettivo al sostegno del collettivo a quante più persone possibile, però ogni tanto scelgo di farne qualcuna. Io mi auguro sempre che prima di chiedermi una consulenza abbiate studiato, e in modo tale che sono fruibili i concetti, no? O perlomeno abbiate un'infarinatura poi di come approcciare al karma e al dharma che esce con una stesura di tarocchi. Quindi ragazzi miei, ragazzi, un po' di pazienza, risponderò alle mail piano piano, perché voglio rispondere io personalmente e c'è una persona che mi aiuta, una persona mia di fiducia, di cuore, nel realizzare alcune cose, come per esempio a volte quando sono strapiena di mail mi dice che le mail importanti da rispondere, quelle, insomma, però io voglio leggerle tutte io. E quindi ecco perché un po' di pazienza, sono decine e decine e decine in settimana. Quindi voglio leggerle io personalmente e rispondere personalmente dedicandomi a ognuna di voi che mi scrive. Quindi poi lo vedete, tanto ci siamo parlate pure di notte, quindi che te lo dico a fare. Quindi si è triplicato un attimo il lavoro, però è bellissimo perché non faccio sforzo, tanto impegno, dormite un po' meno, però è bellissimo, è veramente bellissimo. Quindi un po' di pazienza e ci sentiamo tutte e tutti. Quindi, ragazze mie e ragazzi, partiamo subito e vediamo i nostri beniamini come si comportano in questa settimana dal 2 all'8 settembre, finita la stagione agostiana. Abbiamo chiuso la stagione agostiana, il brucia karma di agosto. E ho pubblicato tutti i segni zodiacali per il mese di settembre come monitoraggio del lavoro su di voi che fate quotidiano. Vi consiglio di salvarvi sempre il segno zodiacale e l'ascendente. Poi, per quanto riguarda l'amore, guardate anche dove cade la vostra luna e la vostra Venere. So che voi la sentite più 2 o 3 volte anche a settimana il segno zodiacale, va bene così, l'importante è che seguite sempre la vostra maestria. E cos'altro vi volevo dire? Studiate, ragazze mie. Studiate, accogliete le emozioni, accogliete gli eventi perché è l'unica via di libertà. È l'unica via di libertà.
è quello il senso, morire a noi stessi per rinascere nell'anima. E questa cultura ha perso il senso dell'anima, del femminile. Ecco perché le emozioni sono sempre più intense, perché le emozioni ci avvicinano all'anima e l'anima parla, ha una struttura poetica e parla attraverso la dolce tristezza, la dolce malinconia, la dea dell'abbandono, della solitudine, e in questo momento storico queste emozioni sono impellenti proprio perché le nostre credenze limitanti rispetto alla nostra infinita bellezza dell'anima sono da abbattere, ecco perché le emozioni dure sono una dietro l'altra e quindi vanno accolte e non c'è niente da fare. Vanno accolte perché proprio perché quello è il nostro potere. Il cammino spirituale è un cammino controcorrente, la spiritualità è un empirismo radicale, ne va fatta l'esperienza quotidiana accogliendo il tutto. Ok, ma c'è tutto nei podcast, soprattutto nell'arte sciamanica, va bene? L'arte sciamanica. E ragazze mie e ragazzi, partiamo subito dal 2 all'8 settembre. Andiamo a vedere il signorino e la signorina come si comportano. Divino maschile, divino femminile, energie maschili, energie femminili. Allora, partiamo. Energia attuale. Energia attuale. Stavo dicendo del bambino. Perché è un piccolo cucciolo di uomo. Del bambino. Energia del bambino qual è? Energia del maschile. Energia attuale del divino maschile, di lui qual è? Nei confronti del femminile, nei confronti della sua parte femminile, nei confronti dell'invisibile, nei confronti di una lei. Sappiamo che il nostro lui-lei si legge a più livelli, a più dimensioni. Ok. Vediamo come sta il divino maschile. Vediamo come sta lui nei confronti di lei o rispetto al suo femminile. Energia attuale. Col 4 di bastoni sta questo. E qua c'ha un'idea di casa, di incontro con lei. Molti di lui e lei stanno insieme, stanno condividendo dei momenti bellissimi insieme. E qua abbiamo un 4 di bastoni che mi parla di stabilità o di casa, o alcuni lui sono concentrati sulla realizzazione di una casa, nello stare bene in casa, sono concentrati sulla loro stabilità. Se tale stabilità include anche una persona, nella condivisione di tale stabilità con questa persona. Qua c'è la luna, ci possono essere un po' di paure legate a degli incontri con una lei già successi. Vediamo un po' cosa, o se ci sarà paure legate a una stabilità con una lei. Vediamo un po', oppure paure legate del maschile a una sua stabilità personale. Vediamo quali sono i pensieri di lui nei confronti di lei, o i pensieri del maschile, a seconda della carta che esce, no? 8 di coppe, di fare un cambio. Molti maschili vogliono fare un cambio, stanno pensando di fare un cambio emozionale nei confronti di una lei, andare verso lo sconosciuto, qualcosa di nuovo che ha a che fare con una rinnovata stabilità. Alcuni di lui si stanno concentrando sulle loro attività che gli danno stabilità e mentalmente stanno pensando di fare un cambio emozionale nei rapporti con l'altro. Qua c'è un 10 di spade. Molti di lui vogliono un incontro con lei, un nuovo incontro, perché qua abbiamo una situazione che si è conclusa. Vogliono un nuovo incontro per rinsaldare qualcosa, ripartire da zero. Vediamo un po' cosa ha nel cuore lui, cosa ha nel cuore il maschile. L'imperatore. Molti maschili sono concentrati sulla propria stabilità, a livello di... è come se avessero ripreso un po' in mano le redini della loro situazione, della loro vita. Li vedo, alcuni di lui che sono fortemente intenzionati e innamorati di una persona, nel loro cuore c'è la voglia di avere proprio stabilità con questa persona e si adopereranno per questo. Altri maschili li vedo un po' inflessibili sulla parte emozionale, sono più dediti a mettere tutto il loro impegno anche emozionale, stanno pensando di fare anche questo sulla loro stabilità personale, quasi a riprendere un po' la loro stabilità personale proprio, no?
Qua abbiamo un 8 di bastoni, vediamo un po' qual è il blocco di lui nei confronti di Leo, qual è il blocco. 10 di bastoni, ci sono delle situazioni che non avanzano, che sono pesanti, tant'è che molti di lui vogliono riprendere in mano una situazione e fare un cambio emozionale. Questo cambio emozionale può essere relativo ad avere un incontro con lei in modo serio, cioè riprendere in mano la situazione, da che l'abbiamo visti molto fragili negli ultimi tempi, no? La parte razionale o la parte maschile è stata molto fragile, può essere anche una donna da questa parte. Fragile perché? Perché si stava ristrutturando per acclimatarsi alla sua parte intuitiva e femminile. Quindi qua ci sono delle situazioni un po' pesanti che richiedono una presa di coscienza da parte del maschile per rimettere ordine. E tale ripresa di potere del maschile è come se non implicasse più situazioni di disordine, anche emozionale. Sai che vedo di qua? Dei maschili che la vita li ha schiaffeggiati, può essere anche donna da questa parte, può essere anche tu che ti ritrovi da questa parte. C'è la parte maschile che è stata schiaffeggiata praticamente dagli eventi, che sono enti, entità, spiriti. Ed è come se stando a terra riprendono in questa settimana una certa, come si dice? Una certa forza, ecco. E questa forza gli permette di pensare di fare un cambio emozionale nella loro vita, ma soprattutto, prima di tutto, pensare alla propria stabilità, cosa per loro è importante, cosa per loro è stabile. Ok, vediamo da questa parte come stanno le energie femminili in questa settimana. Energia attuale di lei nei confronti di lui o energia attuale di lei. Energia attuale di lei. Cavaliere di spade, possibile che ci sia tensione tra lei e lui, o tra lei, o lei mette un po' di barriere, un po' di difese, o ci siano state delle discussioni e lei rimane un po' sulla difensiva, con l'altro fuori da sé o con un lui, o con una lei, insomma. Vedo l'energia attuale di lei con un po' tesa nei confronti del maschile, un po' tesa. Vediamo un po' quali sono i pensieri di lei. Il sole. Nei pensieri di lei c'è una profonda amicizia che lei prova per lui, una base di fiducia, non solo a livello sentimentale e relazionale, perché nei pensieri di lei c'è il sole. Secondo me si mantiene un po' sulla difensiva, seppur pensa che, magari ti dico questo, no? Allora molte di lei pensano che questa è una persona, o che la possono incontrare in questa settimana, o che l'hanno già incontrata, che sentono una bellissima connessione con questa persona. Qua ci sono anche due delfini. Però ci possono essere state delle discussioni inerenti magari a un lui che voleva o che vuole a tutti i costi qualcosa, l'abbiamo visto anche le settimane precedenti, e loro che stanno un po' sulla difensiva, seppur provano fiducia e provano una bellezza, una bella energia nei confronti di un lui, però si trovano un po' sulla difensiva. Molte di lei che stanno conoscendo una persona nuova o si approcciano all'altro hanno una bella energia a livello di pensiero con il sole, pensieri di condivisione, di amicizia, però con il cavaliere di spade possono essere un po' tese rispetto all'altro. Poi andiamo a vedere perché, vediamo. Cosa ha nel cuore lei? Lei pure c'ha l'imperatore, guardate che sincronia. Imperatore, imperatore. Qua mi viene chiara una cosa, ci sono gruppi di femminili che non vogliono fare il passo più lungo della gamba con lui. Che succede quindi? Che loro si sentono un po' frustrati e riprendono in mano la situazione. Invece da questa parte ci sono, e infatti i femminili sono un po' più rigidi sulla parte sentimentale, sulla parte del cuore, sono un po' più rigide con l'imperatore, rigide verso l'altro, però rigorose verso il loro cuore, mi spiego, loro sono rigorose verso il loro cuore, non si lasciano più tradire dalla mente razionale, tant'è che la mente razionale, nella mente abbiamo il sole. Loro vogliono una situazione di condivisione, di bellezza, però secondo i loro tempi. Provano, per alcune di loro c'è molta amicizia da parte di loro nei confronti dei maschili, però non c'è nient'altro fino a questo momento e vogliono essere rispettate così. Questo è il senso. E sono molto, dire rigide non è la parola giusta, però abbiamo questo per intenderci. Con l'imperatore nel cuore hanno fatto ordine
nelle loro emozioni, grazie al lavoro su di loro, e con il Cavaliere di Spade sono assertive rispetto a ciò che vogliono, cioè si impongono, ecco, e hanno una bellissima energia nei pensieri con il Sole. Vediamo qual è il blocco, i blocchi del femminile in questa settimana. Il 9 di coppe. E il 9 di coppe mi parla di un'energia autonoma, di godimento. Al blocco significa che forse non hanno ancora raggiunto quello che vogliono nella relazione con l'altro. Non hanno ancora raggiunto quello che vogliono non hanno ancora la vittoria, no? Nella relazione con l'altro, però ci stanno lavorando su. Vediamo un po', perché il 9 di coppe al blocco? Il 9 di spade, vedi, ci sono un po' di situazioni che possono arrovellare la mente. Ci sono dei femminili che vogliono parlare con dei maschili, però si mantengono rigide, un po' più rigide, ci sono delle discussioni in atto, della tensione tra maschile e femminile o tra uno e l'altro, e loro non raggiungono ancora l'esito sperato, insomma. Ok, vediamo da questa parte. Quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana? Abbiamo visto un po' la parte interna, no? E diciamo che nella parte interna si evince una situazione dove ci sono dei femminili che stanno portando ordine nelle loro emozioni, hanno una bellissima energia nel mentale, però hanno tensione nei confronti di lui, sono un po' rigide e non raggiungono ancora quello che vorrebbero. Ci sono dei maschili che prendono atto di situazioni emozionalmente deficitarie che hanno vissuto nelle settimane precedenti, stanno pensando di riprendere in mano la situazione, di fare un cambio emozionale, probabilmente anche andare via da una casa, una famiglia e riprendersi in mano il potere, mi spiego, il potere personale, tant'è che danno poco spazio alla parte emozionale, ma poco spazio nel cuore, cioè non si lasciano prendere da sentimentalismi, ma riprendono in mano la situazione e vogliono essere forti. Ecco, pensando alla loro stabilità, che cos'è per loro importante. Allora, vediamo quali sono adesso, abbiamo visto la parte interna, quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana, le intenzioni. La torre. Alcuni di loro hanno intenzione di rompere una situazione di una stabilità di casa, di famiglia, perché sono stanchi di una situazione. La torre mi parla di fare una rivoluzione, le intenzioni sono quelle di fare una rivoluzione, se non è il tuo caso quello che è. Ci sono dei lui che stanno in famiglia, se questo è il tuo caso, che ci sono dei lui che stanno in famiglia, vogliono rompere una situazione, fare un cambio, andare via da questa, stanno pensando di andare via, di non lasciare spazio a sentimentalismi, la situazione è pesante e vogliono rompere ciò che è rigido, ciò che non ce la fanno più. 9 di spade pure loro. Stanno contratti, qua c'è un'esplosione questa settimana, perché la torre che intenzioni hanno? Cavaliere di denari, di rompere qualcosa, allora o di rompere un silenzio, asso di denari, oppure hanno intenzione di non dedicarsi più sotto forma di vittima all'altra persona, pensare alla loro stabilità economica, lavorativa, di casa, quindi rompere una situazione in cui loro si sono sentiti vittime degli eventi e riprendere il potere. Quindi alcuni di lui di maschili hanno intenzione di dare un'offerta a una persona, però in questa un'offerta secondo i loro tempi, e quindi stanno pensando a come fare questo cambio emozionale per dare un'offerta secondo i loro tempi a qualcuno. Vediamo quali sono le azioni che farà il maschile in questa settimana. Il cavaliere di coppe, che ti ho detto, qua vogliono dare un'offerta concreta a qualcuno. Questa offerta concreta in termini di radicamento di questa offerta, qualcosa di più solido, hanno intenzione di fare questo, rompendo vecchi schemi. Quindi si dedicano soprattutto a cose per loro stabilità, a livello di lavoro, di stabilità di loro cose, ma in questa settimana iniziano a fare dei passi importanti verso una lei o verso qualcuno che richiama il loro cuore. Tant'è che nelle azioni abbiamo il cavaliere di coppe che mi parla dei maschili che faranno un invito a qualcuno, a una donna, a un uomo, insomma, si apriranno emozionalmente, si daranno, no? Il cavaliere di coppe è il darsi, è l'offrire se stessi. A che cosa offrire se stessi?
a quello che veramente vogliono, e quindi se c'è una persona che vogliono si offriranno loro stessi, consapevoli del fatto che vogliono concretizzare qualcosa di più, ma che lo faranno col tempo, ma intanto in questa settimana si offriranno un invito, qualcosa. E rompere anche il silenzio, cose che erano ferme da tanto tempo qua, Vediamo qual è l'energia finale di lui nei confronti di lei, l'energia finale di lui. E infatti abbiamo un 6 di coppe. Io vedo che ci sono dei lui che si apriranno emozionalmente da che c'era una situazione più rigida dal profilo emozionale. Riconnessione con delle lei o anche dei lui, ripeto, qua può essere uomo o donna, e poi applicate, vedete dove vi ritrovate l'energia, anche se sono energie che coesistono dentro di noi. Quindi, per esempio, questa è la nostra parte razionale, potremmo addurla anche in questi termini, no? Parte razionale, quindi che si apre emozionalmente e si dà la sua parte femminile, va bene? Rompe la rigidità che ha nel suo cuore, se ti ritrovi nella parte maschile ti apri al tuo femminile, è da leggersi anche così. Ti apri condividendo la bambina interiore che ne è tanto felice. Quindi nei fatti, negli altri aspetti, nell'altra lettura, vediamo che ci sono dei lui che si rivolgono a una persona, aprono il loro cuore, condividendo un'energia bellissima e le proporranno questo. Ok, vediamo da questa parte quali sono le intenzioni del femminile in questa settimana, intenzioni del femminile, il 7 di coppe. In questa settimana lei può essere che ha tanti fronti aperti con il 7 di coppe. Anche immaginare il 7 di coppe cosa vuole realizzare in questa settimana rispetto a più ambiti. Perché il 9 di coppe al blocco, col 9 di spade, 9-9, che è la fine anche di un ciclo, fine di un ciclo che parla di cosa? Voglio realizzare più cose nella mia vita, un benessere totale, tant'è che riprendo, sono ehm, dire tengo sotto controllo le mie emozioni non è giusto, mannaggia, che parola possiamo usare con l'imperatore sul cuore? Ordine, ok. Dire allora ordine nelle mie emozioni. Penso all'altro fuori da me in modo bello, ho delle tensioni perché probabilmente ci sono altre cose che voglio realizzare anche, non solo l'amore, è imperativo per me realizzare anche altre cose nella mia vita in questo momento. Un benessere personale, perché il benessere personale è il 9 di coppe al blocco, con il 9 di spade, quindi come faccio a realizzare più cose? Il 7 di coppe, no? Sia nei confronti di una cosa, sia nei confronti di un lui, ok. Vediamo un po'. Quali sono le azioni che lei farà in questa settimana? A cosa sono conformi le azioni del femminile? Al 3 di bastoni, iniziare a muovere piccoli passi verso un futuro migliore, e questo futuro migliore ha a che fare col mettermi alle spalle situazioni passate che hanno a che fare con che hanno a che fare con tutto ciò che mi dà confusione, va bene? Se io metto ordine nelle mie emozioni, non sono più confusa di prendere delle decisioni. Il 3 di bastoni mi parla di apertura di cammino su più fronti, come ci insegna il 7 di coppe, non solo con una persona soltanto, ma su più fronti della mia vita. Vedi, 2 di bastoni, tutte carte di apertura verso nuovi lidi, nuovi orizzonti, nuovi approcci alla vita che mi permetteranno di realizzare i miei obiettivi. E quindi si riversa così anche con lui. Vediamo un po'. Energia finale di lei in questa settimana. E qua abbiamo Re di bastoni, abbiamo il maschile sul femminile. Qua lei prende ferma risoluzione in questa settimana di agire, quindi di utilizzare il suo divino maschile con coraggio, con assertività, nel realizzare ciò che vuole. Se ciò che vuole è una persona, aprirsi a una persona, allora lo fa. Se ciò che vuole è puntare l'attenzione su altri fronti, comprensiva anche una persona, lo farà, andando verso il successo, come ci insegna il Re di bastoni, perché il Re di bastoni, questa energia maschile sul femminile, significa prima di tutto che lei prende le redini della situazione, anche la sua parte maschile, e fa azioni con determinazione che riguardano più fronti della sua vita, iniziando a muovere piccoli passi verso più fronti della sua vita. E si dimostrerà anche con un'attitudine maschile, cioè con un'attitudine risoluta anche verso un maschile. Ora, rispetto, adesso lo vediamo con i mini tarocchi però,
e lo vediamo con i miei tarocchi, perché il punto da questa parte è avere un'energia autonoma, che è il 9 di coppe al blocco, quindi è la sfida di questa settimana. Come posso avere un'energia autonoma? È il blocco di questa settimana, c'è la sfida da superare. 9 di spade, ci penso, come posso avere un'energia autonoma che mi permette di essere anche autonoma con l'altra persona e non delegare all'altro la responsabilità della felicità delle mie cose? Ok, ce la fa in questa settimana perché la vedo risoluta, un femminile che è maschile, che ha in sé una polarità ben integrata, posso dire. Vediamo un po' ancora energia finale del femminile con i re di bastoni. Qua abbiamo il 6 denari, vedo molti femminili che mettono in equilibrio una relazione con una persona, venendosi incontro, cercando di venirsi incontro, spiegando le loro ragioni e avendola vinta. Va bene? Se ci sono dei maschili affamati, assetati, affamati sulle femminili, vedo che il femminile è un po' così: come faccio a mantenere sia il mio equilibrio sia l'equilibrio con un'altra persona? Questa è la sfida. Lo trova in questa settimana, tant'è che vedo che con il 6 denari ci si viene incontro col maschile, perché lei è risoluta con coraggio a esprimere le sue opinioni che magari quando non era con le emozioni in ordine non riusciva a esprimere, tant'è che va a compimento il fine di questa settimana del femminile, che è quello di avere un'energia autonoma, una soddisfazione propria, non avere più preoccupazioni in merito, quindi andando incontro a più aspetti della sua vita. Mi spiego? Ok, andiamo da questa parte adesso. Allora, tu stai riprendendo? Sì, però ragazzi mi devo mangiare un biscottino, aspettate un attimo. Allora ragazzi, mi ho mangiato il biscottino. Allora, vi stavo dicendo, per alcune è così come ho descritto, ok? Per altre ragazze e ragazzi che si ritrovano nella parte femminile, i tarocchi ci servono a vedere quali sono le possibilità del karma e del dharma, cioè per evolversi, per eludere il karma. Ci sono energie femminili che non riescono a trovare la loro felicità personale, 9 di coppe e 9 di spade. Felicità personale autonoma che prescinde dalla relazione con l'altro, ok? Tant'è che succede che l'altro ci serve a far venire fuori i nostri talenti e potenziali attraverso le emozioni, che sono gli dei che l'altro ci scatena. Ci sono energie femminili che sono rigide nella loro parte emozionale, va bene? Rigide un po' con la difensiva, ok. Nonostante però i loro pensieri con il sole stanno pensando di avere una connessione con qualcuno, stanno pensando bene di qualcuno, però sono rigide nel cuore e dicono: come posso trovare la mia felicità personale? Cioè, nel senso, quello che ci dicono i tarocchi è: devi ricercare la tua felicità autonoma interna, 9 di coppe che sta al blocco, affinché si possa realizzare quello che tu stai pensando, i due delfini con il sole nei pensieri, con una persona. Quindi non devi essere rigida, ma devi aprire il cuore rispetto a una persona che stai aspettando, 3 di bastoni, non sai cosa pensare, 7 di coppe, stai pensando proprio a un lui o una figura maschile. Bene, come ci si deve approcciare a questa situazione se ti trovi in questa situazione in questa settimana? Ce lo insegna la parte maschile. Come ti devi approcciare, quindi la tua azione come deve essere? Ti devi dare, cavaliere di coppe, alle tue emozioni che ti fanno connettere con la parte più bella e profonda di te stessa, una volta spurgata l'emozione, spurgato il karma. Questo ti permetterà di agire re di bastoni, che sei tu il tuo maschile interno, anche se sei donna, di agire con coraggio per andare incontro a affrontare le tue emozioni. 6 di denari, comprenderle queste emozioni, venirti incontro con le tue emozioni e realizzare la sfida di questa settimana, che è l'autonomia, la felicità personale al di là di un uomo o al di là di una persona, insomma, perché l'altro ci serve a toccare le nostre emozioni. L'altro è una maschera del divino. Di conseguenza ci arriva affinché noi possiamo avvicinarci sempre di più con quelle emozioni che sono dolce tristezza, dolce malinconia, e la sensazione di solitudine, che ci possiamo avvicinare solo grazie a queste emozioni all'autonomia emozionale e non dipendere dall'altra persona a livello di felicità. Però allo stesso tempo cosa ti dico? L'altra persona ti serve. Perché? Soprattutto per coloro i quali si trovano da questa parte in questa sfaccettatura che sto descrivendo adesso, c'è una persona che ti stimola fortemente la Kundalini, è un re di bastoni, c'è energia nervosa a carattere sessuale, quindi c'è la Kundalini, poi vi farò un podcast su questo,
è energia creativa. La creazione di cosa? La Kundalini ti serve a risvegliare l'uomo, la donna integra dentro di te, che è il blocco di questa settimana, il 9 di coppe. E le preoccupazioni inerenti all'uomo, la donna integra dentro di te, hanno a che fare con una persona che ti stimola la Kundalini. E affinché il 6 denari si metta a equilibrio in questo, devi interfacciarti con le tue emozioni. Tu lo farai perché col 3 di bastoni vedo che inizi a fare dei passi verso l'energia kundalinica che ti scatena questa persona, affinché tu possa andare in questa settimana a compiere il tuo destino, che ha a che fare con dei piccoli passi verso l'autonomia emozionale che mi sta al blocco. Ok? Io ti dico già che lo farai, nel senso, abbiamo il divino maschile che si apre al suo bambino interiore, quindi anche la tua parte interna. E la tua razionalità, cioè dire razionalità è un po' complessa come cosa, però sto cercando di spiegarvelo nel modo più semplice. Il senso qual è? Aprirsi alle proprie emozioni, aprirsi al bambino interiore. Lo puoi fare soltanto con le azioni, offrendoti al tuo bambino interiore. Va bene? Ok, andiamo a vedere con i mini tarocchi cosa ci raccontano adesso, vediamo un po' cosa ci aggiungono, cosa ci confermano. Energia attuale del maschile, 4 di bastoni. Energia attuale del maschile, 4 di bastoni. 6 di denari. Vedo dei lui che sono focalizzati nello stare bene nel loro lavoro o denaro, o lavorano da casa, hanno un lavoro da casa, oppure si stanno insieme a qualcuno e l'obiettivo è quello di stare bene nelle quattro mura, oppure stare in equilibrio. Tutte carte di cercare di avere un equilibrio sono. Oppure di avere un incontro con una lei per sistemare delle cose, 6 di denari. Quali sono i pensieri di lui nei confronti di lei con l'8 di coppe? I pensieri di lui quali sono? 8 di coppe? I pensieri di lui? Paggio di bastoni, di comunicarle, di parlarle, di avere un cambio emozionale grazie a una nuova comunicazione. Cosa prova lui per lei? Abbiamo l'imperatore, cosa prova lui per lei? L'appeso. Ci possono essere delle questioni che bloccano nel cuore, che hanno a che fare con altre responsabilità che pesano. Diciamo che abbiamo un cuore molto stanco qua, da questa parte. Tant'è che il cuore molto stanco si risolve con l'apertura del cuore, perché non è il cuore stanco, è la mente che fa a stancare il cuore. Il cuore si vuole aprire, la mente lo vuole costringere. Abbiamo un imperatore sul cuore che molte volte significa no, rimango inflessibile davanti alle mie emozioni, e invece no, il maschile si redime, è flessibile, si dà alle sue emozioni. E quindi avere l'appeso nel cuore in questo caso mi dice che è un cuore stanco di essere rigido. Ecco. Vediamo il 10 di bastoni. Qual è il blocco di lui nei confronti di lei? L'8 di coppe. Lasciarsi andare una situazione, forse lasciare qualcuno, fare lasciare una situazione, oppure è difficile e pesante fare un cambio, che il cambio è smettere di essere rigidi col proprio cuore. Questa era tutta la situazione interna, tant'è che vediamo scoppia poi, no? E non c'è più rigidità. Quindi l'8 di coppe, lasciare andare o una situazione o fare un cambio emozionale è difficile fare un cambio emozionale parlandole, è difficile parlarle per fare questo cambio emozionale, poi vediamo che lo fa. Quali sono le intenzioni del maschile nei confronti del femminile? Di lui nei confronti di lei? Torre, cavaliere di denari? Il mago, infatti, le parla. E anche qua si sentirà di avere tutti gli strumenti per realizzare i suoi obiettivi in termini di realizzazione di casa, realizzazione personale, di denaro, di lavoro, ma anche volere un'opportunità, rompere situazioni di stagnanti e avere un'opportunità col femminile, o con una lei o con una persona. Vediamo infatti nelle azioni, poi abbiamo il cavaliere di coppe. Vediamo le azioni di lui nei confronti di lei, cavaliere di coppe, le azioni di lui nei confronti di lei, cavaliere di coppe. 7 di bastoni. Qua, nonostante i limiti che lei o una persona può aver messo, lui vuole superare i limiti.
nonostante delle difficoltà che ci sono, lui vuole superare i limiti con il Cavaliere di Coppe. O se prima i limiti erano proprio quelli che lui si era imposto, vuole superarli. Ok. Vedi il diavolo a tutti i costi pure. Vediamo il 6 di coppe, energia finale di lui nei confronti di lei, 6 di coppe, 3 di spade, vuole superare una chiusura, fare un cambio alla ruota, 3 di bastoni, aprire una nuova possibilità, mettersi alle spalle, il 3 di bastoni l'abbiamo qua, mettersi alle spalle, iniziare a muovere piccoli passi, aspettare anche, grazie a questo movimento che lui farà in questa settimana, i tempi di lei, aspettare i tempi di lei, perché lei abbiamo nelle azioni il 3 di bastoni, quindi c'è un certo temporeggiamento, mettersi alle spalle una situazione di dolore. Due altre, la papessa, c'è silenzio tra tutti e due, lui vuole cambiare questo. Il 10 denari è compiere con i tempi giusti una piena stabilità insieme a lei. 10 denari sotto tutti i punti di vista, casa, lavoro, stabilità, secondo i suoi tempi, cioè fa dei movimenti lui e vuole aspettare, è disposto ad aspettare i tempi di lei, ecco, nello specifico. Ok, vediamo da questa parte energia attuale di lei nei confronti di lui col Cavaliere di Spade, energia attuale del femminile nei confronti del maschile, Cavaliere di Spade, energia attuale di lei, Cavaliere di Spade, energia attuale di lei, 5 denari. Lei diciamo che sta un po' sulla difensiva perché lui non gli ha dato ciò che lei merita o non si sente, molti femminili non si sentono bene con dei lui o con un lui, insomma, e stanno tese un po' sulla difensiva. Vediamo i pensieri di lei nei confronti di lui con il sole. Il 3 di spade, diciamo che alcune di loro vogliono stare bene con un lui. Nel frattempo vedo molte di lei che si dedicano alle loro amicizie e piuttosto che all'amore mettono tutto loro stesse nell'amore per loro stesse. E alcune di lei invece stanno pensando di fare pace con qualcuno, di chiarirsi, oppure alcune di lei stanno pensando a stare bene con loro stesse per superare il karma di questa settimana, che è andare incontro al proprio benessere emozionale autonomo. Vediamo cosa hanno nel cuore l'imperatore, cosa ha nel cuore il femminile, l'imperatore. 8 di coppe, anche loro vogliono fare un cambio emozionale, riprendersi un po' la situazione in mano. Perché l'8 di coppe? L'asso di spade. Loro vogliono fare un cambio. Allora, io vedo che delle lei che hanno chiarezza emozionale, vogliono fare un cambio, molte di lei vogliono anche lasciare una situazione antecedente per andare incontro dove non stanno bene, per andare incontro a riprendersi in mano le chiavi della loro libertà, che è questa vittoria al blocco. Se tale libertà implica anche molte di loro lasciare andare una vecchia situazione, affronteranno quella persona che devono lasciare andare. Non so se in questa settimana o alla fine di questa settimana. Però io vedo delle lei che hanno chiarezza emozionale. Stanno lasciando andare il passato, 8 di coppe, e riprendere in mano la situazione. Vediamo il 9 di coppe, il blocco di lei qual è? 9 di coppe, 9 di spade. La regina di coppe, il blocco di lei è lasciarsi fluire alle proprie emozioni. Sì, ma lo vedevo qua. Allora, il blocco di lei è lasciarsi fluire alle proprie emozioni. Abbiamo detto, come vi ho detto prima, rispetto all'altra lettura di lui, lei, sulla parte di lei, che molte di lei devono lasciarsi andare le proprie emozioni. È questo che le porta ad essere autonome a livello emozionale, ad avere la forza degli dei che le vengono a trovare. In questa settimana bisogna lasciarsi andare alle proprie emozioni, regina di coppa al blocco. La regina di coppa è colei che si lascia fluire alle proprie emozioni. Al blocco significa che non si lasciano fluire alle proprie emozioni, o che comunque questa è la sfida di questa settimana, perché questo porta a eludere le preoccupazioni 9 di spade, che le tiene separate dalla loro autonomia emozionale, 9 di coppa. Quindi hanno perso la pazienza un po' con qualcuno, eccetera, ma quel qualcuno dovete prendere consapevolezza che è una maschera del divino, è tutto a vostro favore quello che accade, se tu lo sai vedere.
Noi abbiamo il libero arbitrio per scegliere come approcciarci agli eventi che devono accadere. Vediamo le intenzioni di lei. 7 di coppe, 10 di coppe. Qua ci sono delle lei che staranno molto bene con i loro amici in questa settimana o con le persone che amano, e questo le porterà a stare bene emozionalmente. Però il senso è che molte di lei stanno pensando che vogliono una condivisione totale con una persona, ma sono un po' confusi su come averla. Oppure ci sono delle lei che possono avere delle opzioni, non sapere ancora cosa scegliere perché non sanno scegliere chi le dà quella felicità che vogliono. Ma te lo dice qua, come fare, non è una persona che ti dà la felicità che vuoi tu. Sei tu che ti devi lasciare andare alle emozioni per poi farti arrivare quella persona o vedere, magari ce l'hai già davanti, la persona perfetta in quel momento per te. Vediamo un po'. Cioè, qua c'è la regina di coppe al blocco con la coppa in mano, no? Non dobbiamo aspettare che sia qualcuno a riempire la nostra coppa. Il 9 di coppe al blocco, che è un'energia autonoma, siamo noi che dobbiamo riempire la nostra coppa. E tu, facendoti fluire le tue emozioni, riempi la tua coppa. Ok. E le azioni di lei in questa settimana: 3 di bastoni, 4 di spade. 4 di spade mi parla di un fermo. Allora, ci sono dei primi passi che lei inizia a muovere verso un maschile o verso un'altra persona con il 3 di bastoni, dei piccoli passi rispetto a quello che ti ho detto, prendendo in mano la loro vita, la situazione. Altre invece stanno attendendo che una persona si faccia sentire, con la quale c'è silenzio, o che arrivi questa persona. Ma la soluzione ce lo dice il blocco qual è? Che è il karma. Fintanto tu non ti allei con queste emozioni, va bene, prendendo il coraggio che ce lo insegna, cioè il tuo divino maschile interno, il coraggio di intenderti, sei di denari, con le tue emozioni che sta al blocco, le cose ricapiteranno magari lo stesso, sempre le stesse. Allora vogliamo fare un cambio radicale, riprenderci in mano il controllo, non il controllo, l'ordine nelle tue emozioni? Bene, in questo modo lo farai in questa settimana. Vediamo l'energia finale di lei. Re di bastoni, 6 denari. Due di bastoni, asso di bastoni e il 3 di denari. Io vedo una lei che comunica, che è cooperativa, prende le giuste decisioni grazie a questo lavoro qui. Prende le giuste decisioni. Il 2 di bastoni è una lei che pensa, no? Di fare cosa? Asso di bastoni, di parlare. Anche delle lei che si sorprenderanno di loro stesse per come si rapporteranno all'altro, e come si rapporteranno all'altro sotto un profilo collaborativo, 3 di denari, cercando di trovare le soluzioni, secondo però le loro, anche tenendo fede anche alle loro esigenze personali, che sono frutto del lavoro emozionale che vanno a fare in questa settimana o che già hanno fatto. Molte di lei io le vedo che sono molto concentrate nel raggiungere alcuni obiettivi lavorativi in questa settimana, più che nella relazione con l'altro. Diciamo che a livello emozionale sono ben predisposte con le persone che amano di più, con i loro amici. Con l'altro non fanno niente di particolare, ma aprono orizzonti nelle loro attività lavorative, creative. Saranno molto creative grazie al lavoro che faranno sulle emozioni nei loro progetti. Va bene? Ok. Due altre, energia finale di lei. 3 di bastoni, vedi, dal 2 al 3 di bastoni, e il cavaliere di denari mi confermano che molte di loro saranno creative e collaborative per quanto riguarda i loro progetti, prenderanno in mano la situazione da un punto di vista maschile, con azione e con coraggio creeranno delle cose, nuovi obiettivi e nuove prospettive nel loro ambito lavorativo, come facendo fluire le emozioni rispetto all'altro e avendo, grazie al favore degli dei, perché ti allei agli dei e non gli ostacoli quando ti mandano un'emozione, nel realizzare qualcosa in ambito lavorativo, collaborazioni, anche entrate, vedo anche dei colleghi di lavoro che ti apprezzano molto, anche un capo, un datore di lavoro, vedo degli apprezzamenti in tal senso. Io vi dico tutto quello che leggo e poi voi lo applicate, perché sono
energie maschile e femminile che si possono riversare su più ambiti della tua vita, si possono leggere a più livelli, come vedete ogni volta che vedo un livello importante ve lo dico, è un format da cui vi dovete sentire ispirati, va bene? Come comune denominatore, qua il succo di tutto, abbiamo un maschile che si avvicina, il maschile è anche la tua parte interna razionale, che si apre alle proprie emozioni, quindi anche un maschile, nonostante le barriere che dei femminili possono mettere, o quest'altra persona da questa parte possono mettere, e da questa parte abbiamo l'esigenza impellente di femminili di avere un'autonomia emozionale. E tale autonomia emozionale si tratta di prendere in mano tutte le emozioni che le persone ti danno e farle fluire, non essere rigida in questo, ma bensì farle fluire e portare l'ordine. Mi spiego? Ok, questo sul femminile darà ottimi risultati in ambito creativo. Creativo vuol dire pienezza di idee, prosperità e abbondanza spirituale che si riversa nella materia, sotto forma anche di denaro, ma anche relazionale, laddove c'è una persona. Wow, ok, adesso andiamo a metterci i nostri oracoli lui lei che non lasciano proprio spazio al dubbio. Per tutte le ragazze nuove li trovate sotto all'info box in descrizione. Vediamo con questo cavalierone di coppe e 6 di coppe, che questo va, voglio dire, questo abbatte i limiti, il 7 di bastoni, vuole abdicare al silenzio. Vediamo un po' che cosa ci confessa il maschile in questa settimana. Cosa ci confessa il maschile in questa settimana? Con questo invito, vediamo. Sei bella da togliere il fiato, e te l'ho detto, non c'è mazza che tenga davanti a questo maschile. Sei bella da togliere il fiato. Ci sono maschili pazzi di una lei. Ti puoi ritrovare anche tu da questa parte, puoi essere una donna, ok? E quindi sentire l'energia kundalinica che ti provoca un'altra persona che si trova da questa parte, che sta più indecisa nei tuoi confronti, che sta attendendo prima di farsi avanti, e quindi tu devi lavorare con l'energia della kundalini, ok? Che è farti fluire le emozioni, ok? Cos'altro ci confesserà questo cavalierone di coppe? Non sono stato onesto. E qui non sono stato onesto, si possono aprire vari scenari. Io voglio vedere con le nostre carte lui lei qual è la verità del non sono stato onesto. Siamo una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. Allora, lui non è stato onesto e la verità è che non le ha confessato ancora, o non le ha fatto vedere nei fatti, o non, tutto i non che volete, che per i maschili siete, o insomma avete capito, con l'altra persona una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. Cosa vuol dire questa frase? Letta proprio nella profondità. Cos'è il sacro? È il sacrum facere, è il darsi, è l'offrirsi all'altra persona, ma soprattutto non è l'offrirsi all'altra persona, è l'offrirsi alle proprie emozioni, tant'è che lui, cavaliere di coppe, se di coppe lo fa. Quindi insieme cambieremo il mondo. Il maschile sa che offrendosi alla sua parte femminile, al sacro, all'invisibile, al femminile, lui può cambiare il mondo, offrendosi al suo femminile. Come si legge in un'altra realtà più densa questo. I maschili vedono in un femminile incarnato, o una persona che incarna l'energia maschile, l'energia femminile, scusami, vedono quella persona che grazie al suo essere gli scatena in lui le emozioni del femminile. E quindi dice, proietta sull'altra persona fuori da sé, cioè sul femminile, il fatto che stando insieme a te cambieremo il mondo. Il maschile che dice non sono stato onesto, è normale, è la razio che parla. Non sono stato onesto, la razio non è mai onesta, la razio è falsa, è bugiarda. Quindi la verità è che dandosi al suo femminile, la razio dandosi
alla Dea Razor. Insieme cambieremo il mondo, tutte insieme, perché la razio, no? Si mette così, la razio guida, no? Cioè la razio così, no? Fai pupazzetti, la razio si mette così e la Dea Razor guida la razio. Ecco, più o meno è questa l'immagine che dovete avere, subliminale. Poi c'è la razio che dice alla Dea Razor, sei bella da togliere il fiato. E questo è il senso, ragazzi miei, e questo è il senso. Vediamo un po', mettiamone un'altra. Ah, lì. Quando ho scritto questa frase, ragazze mie, ero in un turbine di consapevolezza appena uscita da mesi e mesi di idea della tristezza, della frustrazione. Quindi c'è proprio, ecco, in due parole. Allora, il maschile dice, c'è la tua parte razionale, anche il tuo maschile interno, no? Dice, quando ci siamo separati, sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in 1000 modi quella sensazione angosciante, ma tutto ciò rimaneva in superficie. Tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. E noi ti facciamo un applauso che ci sei arrivato, ecco. Noi facciamo un applauso alla razio che ci è arrivata. Cioè, qua c'è una persona che è completamente devota a un'altra. Ma soprattutto, che cos'è questa devozione? Come lo leggiamo nella verità dei fatti e non nella maschera degli eventi o delle persone. Come leggiamo questo messaggio? Quando ci siamo separati, psiche e amore, sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Quando psiche si separa da amore, quando il Cristo si separa dalla Sofia, come vi ho spiegato nel video Fiamme Gemelle, Anime Gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni, allora si crea oscurità. Allora cosa fa la mente razionale? Psiche da sola. Si distrae, mi sono distratto, ho cercato di riempire in 1000 modi quella sensazione angosciante. Mi distraggo con le distrazioni dell'ego. Perché è angosciante la sensazione di essere separato da qualcosa di straordinario. Mi sento manchevole di un pezzo. Ma tutto rimaneva in superficie. Cioè, se ho fatto fino a questo momento, mi sono distratto perché non volevo sentire le mie emozioni, facendo qualsiasi cosa che facevo prima, che il mio ego, la mia razionalità mi dettava di fare per distrarmi nel non sentire le emozioni, nel non scendere in profondità, tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. È banale, non riempie più, non funziona più quello che facevo prima. Mi sono sentito quindi impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. Non si può controllare l'amore. E la razionalità, con i suoi parametri di prevedibilità, misurabilità, governabilità, che ha l'ardire funesto e già devastato in partenza di poter gestire un Dio, il Dio amore. Ma questa è già finita in partenza, vedi, brucia in continuazione, è già finita in partenza. Dove vuole andare la tua mente a controllare cosa? Come la mia, come quella di tutti. Cosa pretendiamo di controllare? Un Dio? Il Dio amore? O gli dei? Che sono le emozioni? Cosa pretendiamo di controllare? Con la pillolina? Con la distrazione? Vado, mi faccio un bicchiere in più, perché le so queste cose. Vado, mi distraggo. Ma dove vai? Dove vai? Dove vai? Come vi ho raccontato sul mio libro Risveglio della coscienza, quando sono andata in Australia, i miei problemi erano sempre quelli, anche se ero a 16.000 chilometri da casa. Dove vai?
Sì, ti puoi spostare, distrarti un secondo, poi ritorni lì, poi ritorni lì, poi ritorni lì, fin quando non le affronti. Ma non le affronti fin quando, ce lo insegna il nostro divino maschile in questa settimana, fin quando non ti dai. Cavaliere di coppe, 6 di coppe, mi do alle emozioni più profonde del 6 di coppe, al mio bambino interiore, all'altra persona che richiama questa mia urgenza di adempiere al compito di darmi. Ok? Mamma mia. Come sempre facciamo dei colossal qua perché cioè, Warner Taromantic Bros, anche Super Mario Bros presenta un nuovo colossal questa settimana. E beh, direi proprio così, un nuovo colossal, ok. Che vi devo dire qua ragazzi questa settimana? Vediamo un po' una cosa, dai, vediamo un po'. Qua abbiamo maschili che si danno, eh. Maschile è anche il tuo divino maschile, interno che si dà. Vediamo, mettiamoci l'approccio sciamanico sul come darsi. L'approccio sciamanico su come darsi. Ne metto una soltanto perché tutte e due sono energie nostre, eh? Ok. L'approccio su come darsi. Come darsi affinché possiamo pacificare le nostre immagini perturbate e garantirci la libertà dalla razio. Vediamo. Mamma, il Gran Turco. Cioè, non pensavo uscisse il Gran Turco, è la migliore carta del mazzo. Abbiamo chiesto come fare per adempiere al nostro darci e garantirci la libertà. Mi è uscita la prosperità. Vi leggo questa carta in chiusura perché questa carta è proprio, come dire, il finale, la ciliegina sulla torta. Vi leggo questa carta. Mi sta venendo in mente un'altra immagine funesta della mia infanzia, quando avevo 10 anni che vedevo alla fine delle sfilate su Rete 4 d'estate. Vi ricordate Rete 4 d'estate? Anni 90. E alla fine delle sfilate, quando c'era Naomi Campbell che chiudeva le sfilate, oppure Cindy. Ok, vi ricordate? Io poi preferivo Cindy Crawford. E c'era Cindy o Naomi che chiudeva le sfilate. E quindi tu rimanevi wow, così. Le modelle di prima erano tutta un'altra storia, c'erano le vere modelle. E vabbè, ma tutto negli anni 80, 90, il boom, l'arte, la musica e la moda. Ora ormai, vabbè, viviamo, vabbè, col Trump. Vabbè, chiudo il discorso, avete capito già un po' il mio gusto. E vi leggo questa carta. Vi leggo questa carta, cioè tutto si è perso di poesia. Se siamo in una cultura, in questo momento storico, in cui tutto è macchinizzato, in cui non esiste, si ha paura degli dei, l'anima è stata calpestata, il femminile è stato calpestato, è normale che mi fai musica di merda, scusatemi il termine ragazze mie, però o mi fai abiti di me, o mi fai la cultura diventa, anche l'arte, non lo so, non c'è poesia. Come diceva James Hillman, il padre della psicologia archetipica, l'anima ha una struttura poetica. Tu comunichi con l'anima, con la poesia del tuo essere, con la poesia che significa la natura tua selvaggia è poesia, la vera tua natura è poesia. La vera tua natura è qualcosa che spesso la tua mente razionale giudica brutta. Cioè se tu vedi, ti faccio un esempio, un uragano è qualcosa di terrificante, terrificante, ma è magnifico. Un uragano, terrificante, ma magnifico, maestoso, vedi la potenza di madre terra. Ecco, tu quello sei.
La tua mente razionale giudica terrificante qualche aspetto di te, terrifico, non mi piace, brutto, e invece è proprio quello che contraddistingue la tua natura, la tua unicità. Quindi e che contraddistingue la poesia del tuo essere naturale. È così che, mancando di poesia, anche le espressioni di questa cultura sono prive, prive di messaggi all'anima, prive di messaggi di poesia. Pensate ai Pink Floyd. Io sono cresciuta a Pink Floyd perché c'era papà che batteva. O pensate a vabbè, musica classica. C'è quel collegamento, senti, poesia pura, poesia poi ti toccano l'anima. Dove stanno queste canzoni o l'arte che tocca l'anima? Le mie sorelle mi hanno mandato arte che tocca l'anima, devo dire la verità, sono poche, ci si conforma al luogo comune è diventa arte sociale, non è più arte, diventa sociale. L'arte, come dicevano gli antichi, serve ad avvicinare l'uomo a Dio, l'uomo a Dio. È quello la precipua funzione dell'arte. L'arte è intesa come forme artistiche, no? Ma siccome siamo tutti creatori, siamo tutti artisti, cioè creatori, co-creiamo la nostra realtà, allora la nostra più grande forma d'arte, lo strumento per la realizzazione del nostro capolavoro di vita, della nostra opera d'arte, qual è? La vera natura autentica. Il pennello della grande opera è la tua natura autentica. Ok, vabbè, fatto quest'altra. Vediamo cosa ci dice il Gran Turco in chiusura. Ecco la carta numero 10, tra l'altro, che è la ruota. Vediamo. Sentite che bella questa carta, magnifica. Oh. L'essenza. Il Gran Turco rappresenta la madre del sostentamento e l'abbondanza tangibile. Questo simbolo raffigura la prosperità materiale, che vi ho detto da questa parte, nel mondo della forma, che fornisce stabilità e sostentamento a molti. Ce n'è più che a sufficienza. Vi riguardatevi, ragazze mie, per favore, ragazzi, ve l'ho detto nelle previsioni settimanali pure, il video che abbiamo fatto, urgente messaggio al collettivo, per favore, quello sulla prosperità, che ce n'è per tutti, madre terra è abbondante per tutti, perché tu sei da terra, tu sei madre terra. Dice: avete piantato un magnifico campo di sogni e avete lavorato con impegno. Persino in momenti in cui stavate perdendo la fede avete continuato. Ora lo spirito del Gran Turco viene a rendere onore al tuo sforzo mostrandoti una messe abbondante. È tempo di raccogliere la ricompensa del duro lavoro e della fiducia. Che si tratti di gratificazioni finanziarie o di una prosperità che si misura più nella qualità che nella quantità. Siete davvero fortunati quando compare questo simbolo. Non dimenticate di condividere la vostra buona sorte. Ragazze mie, ragazzi, e che vi ho detto io? Qua c'è stato un grande lavoro animico. Voi che vi date le vostre emozioni, ricavate prosperità in termini di idee, di affetti, te l'ho detto anche qua, di prosperità materiale. È una grande settimana in cui avete veramente l'opportunità di sperimentare tutto questo. Devi andarci incontro. Queste sono le prerogative del femminile e maschile in questa settimana, le possibilità di karma e dharma. Ora, come tu vai incontro a questo lo decidi tu per libero arbitrio. Cioè, scelgo di darmi oppure posticipo. Io vi consiglio di darvi alle vostre emozioni, perché è la settimana della grande abbondanza proprio come l'avete sempre sostenuta, come l'avete voluta. Va bene? Te l'ho detto anche qua, eh? Quindi, ragazze mie, ragazzi, io non aggiungo nient'altro, stupendo, stupendo, stupendo. Io vi ci faccio un grande in bocca al lupo e vi abbraccio profondamente. Che tutti gli dei vi benedicano, tutti gli dei, spiriti, tutti antenati, avi, tutti, tutti, tutti. E vi stringo forte dal profondo della mia anima. Noi ci vediamo alla prossima.
E come sempre, sottolineo perché è la nostra frase, che Dio, che è il tuo sé superiore, ti benedica sempre. Ci vediamo la prossima volta, ragazzi miei ragazzi. Mua!